Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche affettive per la prima parte di ottobre 2022. Direi che sono troppe così. Teniamo solo quella che si è girata e abbiamo la carta della torre. Scusate, Scorpione, so che ci sono dei commenti dove mi dicono sempre che per lo Scorpione non c'è mai niente che va bene, che sono periodi duri. E apriamo con la carta della torre che parla comunque di qualche tipo di crollo di sicurezze. Però non ve la prendete a male, può anche essere semplicemente il crollo di un'idea, il crollo di una convinzione, quindi anche lì non vi fate influenzare troppo, ok? Perché quando c'è la torre si parla di un ridimensionamento anche dell'ego molte volte. C'è una situazione, un'idea o magari anche una relazione per qualcuno che è certa e che potrebbe ricevere dei forti scossoni. Andiamo a vedere con l'I Ching dell'amore, il coraggio dell'amore, che di solito le metto così. Ok. Il coraggio dell'amore, quindi qui è una tigre. Mi viene un po' in mente la carta della forza. È una carta numero 43 e qui si tratta di credere, mi viene da dire, anche in quello che è l'amore, ok? Va bene, andiamo a vedere che cosa dicono i tarocchi per voi. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla, oppure se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. In descrizione poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Anche le stese dell'amore le ho cambiate come quelle generali. Eh, Andiamo a vedere anche qui se insomma riesco a darvi più informazioni. Mi avete fatto notare giustamente nei commenti che le letture precedenti, diciamo così, erano più specifiche, mentre quella generale dell'ultima volta appunto trattava più argomenti ma si va meno nello specifico. È un po' la stessa linea che voglio seguire qui. Farò una lettura per quello che riguarda le relazioni in generale, intendendo anche quelle familiari di amicizia, poi andrò a vedere per i single, dopodiché andrò a vedere per le persone che hanno una relazione stabile, quindi si parla di coppia, ok? Sono meno specifiche delle precedenti queste, però personalmente trovo che si vada a vedere in un modo un po' più generale, cioè nel senso un po' più diviso per settore. Ma mi direte voi nei commenti. Allora, abbiamo un 5 di coppe, la carta del mondo, un 6 di bastoni, il mago e la regina di spade. Quindi sicuramente questo 5 di coppe fa riferimento a questo momento torre, che probabilmente per qualcuno è già arrivato. La fase di riassestamento la state già vivendo. Avete anche il mondo è una carta di cambiamento, probabilmente si è chiuso un ciclo, c'è qualche cosa di cui eravate certi prima, di cui adesso non lo siete più e di conseguenza mi viene un po' da dire che vi è caduto un mondo, vi è caduto qualche tipo di realtà e da lì un attimino bisogna ricominciare. Difatti abbiamo il coraggio dell'amore, ok? Ehm, La carta del mondo è una carta molto positiva perché parla di nuove nascite e anche avendo la carta della torre, che di solito è quella che distrugge, fa quel lavoro necessario per poter ricostruire quel nuovo tipo di realtà. Abbiamo un 6 di bastoni, ok? Quindi qui si tratta di qualche tipo di riconoscimento, si tratta di... È una carta di vittoria fondamentalmente, quindi sento che dopo questo momento
di crisi, di litigio, di non lo so, potrebbe anche essere appunto un qualche tipo di sicurezza che viene a mancare, che crea questo momento di stabilità. Alla fine c'è la possibilità, grazie al mondo, di effettuare un cambio e di andare verso quello che è il successo. Sento che si potrebbe parlare di qualche cosa inerente a un gruppo, ok? Avete anche la carta dell'alchimista, che è la carta della temperanza in questo mazzo. Comunque, parla di portare in equilibrio, diciamo, vari elementi, perché se ci fate caso sta mischiando vari elementi, per riuscire a, in un certo senso, creare qualche cosa di nuovo in questo tipo di mazzo, però potrebbe anche essere semplicemente per, come nel significato classico, ritrovare appunto quello che è l'equilibrio tra il divino maschile e il divino femminile. C'è una sorta di pazienza in questo momento a livello familiare da dover mantenere, ok? Ehm, sì, guardate, in realtà il momento torre, qualsiasi cosa sia per voi, quindi un litigio, una rottura, un'incomprensione, insomma, il tetto che si rompe, vi darà veramente la possibilità di poter ricostruire un mondo diverso, un mondo, e qui vedo di nuovo questa carta, il coraggio interiore, che è una carta che parla fondamentalmente di metterci il cuore in quello che fate, ok? Qui c'è la possibilità di un cambio a 360 gradi. Quando arrivano i momenti torre sono dei momenti di reset completi. Quindi qui si tratta di ristabilire le regole all'interno di una situazione o di una relazione, oppure di ricostruire ex novo proprio quello che è una relazione. Sapete, magari certe volte ci sono dei litigi che si fanno per una questione di principio, perché qualcuno pensa che l'altro pensi. Ok, in realtà si tratta di, sento, migliorare la comunicazione anche, ok? Comunicare meglio i propri desideri, i propri obiettivi. Ok, ancora due carte per piacere. Abbiamo il 7 di pentacoli, che ha un po' la stessa energia della carta della temperanza, che è una carta di attesa, ma è una carta di attesa fiduciosa. Il 7 di pentacoli vi ricorda che i frutti hanno bisogno di tempo per maturare, ma comunque arriveranno. E poi abbiamo una regina di bastoni e un 6 di pentacoli. Quindi, ragazzi, si va verso quello che è un equilibrio, ok? Un equilibrio anche di tipo pratico, direi, in quello che è il vostro ambiente relazionale, in generale, perché questa è una prima, diciamo, stesa per le persone che appunto in generale vogliono guardare i movimenti affettivi, ok? Potrebbe questa regina di bas, perché avete due regine, quindi potrebbe essere che questa regina di spade rappresenti una persona, adesso poi andiamo a vederlo, una persona che comunque è vicino a voi nella vostra vita, ok? Ehm, Potrebbe essere anche un'esigenza di dover tagliare qualche cosa che non vi serve più. La regina di spade è una carta di una persona che osserva molto, che scruta, che studia, che analizza, molto logica, ok? E qui si tratta di aver pazienza in questo tipo di processo, ok? Perché se arrivate da questa fase di trasformazione, comunque avete bisogno anche di un attimo per capire come meglio muoversi, come meglio ripartire da capo, creare la propria realtà. Ok, andiamo a vedere per i single dello Scorpione. Che cosa abbiamo? Ok, abbiamo un 5 di pentacoli, un 9 di bastoni al contrario, scusate, di spade al contrario, la carta del matto, un re di pentacoli, un 3 di bastoni, la regina, un'altra regina, la regina di coppe e un 6 di spade al contrario. Ehm,
Allora, ecco, qui nel 5 di Pentacoli, tenete presente che sopra è venuto fuori un 5 di coppe. Nel 5 di Pentacoli rivedo un po' di nuovo il momento torre. Ecco, forse per le persone single questo momento torre ha a che vedere con un qualche tipo di perdita da un punto di vista un po' più concreto, un po' più pratico, perché abbiamo un 5 di Pentacoli e parla dell'elemento terra. Potrebbe anche essere denaro, per qualcuno, ragazzi. Qui abbiamo un 9 di bastoni. Oh, chissà perché continuo a dire 9 di bastoni. Un 9 di spade, al contrario. Sento che arriva quella fase di cambio interiore. Tenete presente che rispetto alla stesa, diciamo, iniziale, che è un po' quella generale, vi sento parecchio scarichi. Questo momento Torre vi sta lasciando sfiduciati, un po' frustrati, un po' pessimisti, anche con un po' di depressione per qualcuno. C'è tristezza, diciamo che è un cambio impegnativo per molte persone, ok? Però comunque avete subito il mondo dietro, quindi ragazzi è solo questione di tempo, portate pazienza, come vi dicono queste due carte, ok? Quello che sento è che adesso poi andremo a vedere per le persone che sono in una relazione, però fino ad adesso il tema un po' centrale è prendere in mano le redini della vostra vita in questo momento, ok? Qui c'è un mondo che cambia, c'è stato qualche tipo di evento che vi ha destabilizzato e qui si tratta di reinventarvi, di andare verso nuovi progetti, nuovi momenti di vita, nuove avventure, anche nuove persone. Per qualcuno sento che è difficile lasciare andare una persona del passato, mm? Ehm, ma potrebbe esservi utile magari appoggiarvi a qualche tipo di terapeuta, qualche tipo di psicologo e per qualcuno anche l'avvocato. mm? Per qualcuno anche l'avvocato perché sapete, chiedere è metà vivere e sapere come uno si deve muovere, come sarebbe meglio gestire certi tipi di situazioni prima che la situazione si manifesti, insomma, vi dà un certo margine di vantaggio. Ecco. Ripeto, abbiamo tre regine qui, eh. Quindi comunque in qualche modo c'è una forte energia femminile da dover riequilibrare, perché vi ricordo che qui avete la temperanza. Ma alla fine della lettura c'è questo 6 di pentacoli, quindi si va verso quell'equilibrio, ok? Il punto è che per voi single sento che il più è mm, lasciarvi indietro, cosa che state facendo fatica a fare, ma perché qui anche avete un 9 di spade al contrario. Certi qua sono proprio le credenze limitanti, ragazzi. Le cose che si sono assorbite durante l'infanzia, magari proprio a causa di una madre, che in un certo senso limitano. Qui c'è bisogno di riprendere il vostro potere personale. Cioè, perché comunque tutto quello che noi assorbiamo durante l'infanzia, come il bambino metabolizza le cose durante l'infanzia, ce le portiamo poi in età adulta e se non si riesce a capire qual è il meccanismo che ci porta a reagire in determinati modi, automaticamente se un tipo di dinamica ce l'avevamo in famiglia, la riporteremo in quello che è la relazione futura di coppia. Quindi qui si tratta di elaborare qualche tipo di pensiero. Innanzitutto potreste fare un lavoro di zone d'ombra per accelerare il processo di guarigione di questo 5 di pentacoli, ok? Anche se comunque sento che si va verso la guarigione, ok? È un po' più lenta rispetto, diciamo, all'energia generale della prima stesa, ma perché per voi è stato un colpo particolarmente duro, questa torre vi ha spiazzato, sento proprio da un punto di vista pratico. Però ecco, si va verso, con questo 3 di bastoni, un nuovo progetto. Anzi, sento che per molte persone è già iniziato un qualche cosa, perché il 3 di bastoni è una carta che parla di spostamento, di viaggio, quindi potrebbe anche essere che dobbiate affrontare un viaggio nel quale potreste conoscere una persona. Il punto è che per riuscire a instaurare una relazione, diciamo, sana,
Bisogna prima riuscire a purgare questo dolore, a curare questo dolore. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione di coppia. Abbiamo un 5 di bastoni, un 7 di pentacoli, la carta della sacerdotessa, 10 di spade al contrario, asso di spade, re di spade e cavaliere di bastoni. Qui cioè, fateci caso, 5 di coppe, 5 di denari, 5 di bastoni, abbiamo 3 5. Per tutte e tre le situazioni si parte da un momento torre vissuto in qualche modo, qualche tipo di conflitto, ok? Qui potrebbe essere più un conflitto magari verbale, magari su... ehm, lo sento un po' con conflitto di idee, più un conflitto di tipo pratico, un conflitto che magari vi dirò non è neanche poi così tanto sensato il motivo del disaccordo, però comunque c'è questo disaccordo. Il 5 di bastoni parla sempre di conflitti con molta passione, con molta forza, ok? Abbiamo poi un 7 di pentacoli e qui è una carta che parla di attesa. C'era già qui nella stesa generale, diciamo. Ehm, sì, è come se fosse una questione di tempo anche qui. Portate pazienza, è un po' quello che vi dicono. Perché? Perché comunque con queste due carte sento che avete bisogno di trovare la vostra verità, il vostro ordine mentale. C'è qualche tipo di situazione, atteggiamento, cosa che è stata detta che non vi staccate dall'orecchio, ok? Questo 10 di spada al contrario ci dice che c'è un ciclo di sofferenza che non volete chiudere. Mm. Però guardate, io vi dico, per quello che riguarda la prima parte di ottobre, sento che arriverà una chiarezza mentale con quello che è l'asso di spade e la regina di spade, perché qua sopra appunto avevate la regina di spade. Qui si tratta di avere una visione logica, secondo me, di quello che è la situazione, come si è ridimensionata, perché vi ricordo che avete il mondo, qualche cosa qua ricomincia. Qui c'è anche un asso, un 10, quindi ci sono diverse carte di inizio e di fine. Abbiamo anche il re di spade e il cavaliere di bastoni. Qui ho la sensazione che siate un po', diciamo, su due stili vibrazionali un po' diversi, nel senso che per una delle due persone c'è comunque una sorta di ehm, logicità più accentuata, mentre per l'altra persona è più una questione passionale, di passione, ok? Di scambi, di fuoco, mi viene da dire. E magari è proprio un segno di fuoco l'altra persona per voi. Ehm, Ragazzi, l'asso di spade vi porta a fare una comunicazione. Come vi dicevo, ci sarà qualche tipo di presa di consapevolezza o di verità che verrà a galla. E vi dico che comunque sarà positivo perché ci sarà un movimento da parte dell'altra persona nei vostri confronti, ok? Ma bisogna portare pazienza in questo momento, è come se i tempi non fossero ancora maturi per certi versi. Bene, andiamo a vedere con gli oracoli che cosa vi vogliono dire ancora. Ecco, fondamentalmente diciamo che la prima parte della stesa riguarda un po' in generale e poi ho deciso di estrarre più carte per i singoli, quindi fare una lettura completa per i singoli invece che solo le tre carte e anche per le persone che sono in una relazione, qualsiasi tipo di relazione sia, ok? Mi sembrava di dare più spazio ad ogni singola situazione, quindi ai single e alle relazioni e diciamo alla famiglia, alle relazioni in generale piuttosto che a quelle di coppia. Sono meno specifiche come letture, è vero, perché non spiegando le carte con i mini tarocchi vado un po' meno in profondità, però mi sembra di dare più attenzione,
Ecco, ditemi voi cosa vi sembra anche di queste letture, scrivetemi nei commenti. Ok, andiamo avanti, andiamo a vedere un oracolo. In effetti devo dire che la lettura è abbastanza lunga. È venuto fuori lo specchio. Quindi qui si parla di specchiarsi l'un l'altro e soprattutto quando c'è la carta dello specchio, è un po' come si dice che quando c'è qualche cosa che ci dà fastidio di qualcun altro, in realtà è perché quel qualche cosa non lo abbiamo elaborato dentro di noi, ci risuona e ci infastidisce. Noi non abbiamo fatto pace con quel lato della nostra vita, di conseguenza vedere che un'altra persona, per esempio, si permette liberamente di concedersi dei capricci, può dare fastidio a qualcuno perché magari non ha fatto pace con il suo amor proprio, il suo concedersi coccole, il suo volersi bene, darsi un tempo o cose di questo genere. Non so, vi faccio un altro esempio perché non so se sono riuscita a spiegarmi. Eh, C'è chi, per esempio, critica le persone che vanno a farsi il pisolino pomeridiano, no? Non ha niente da fare perché cose di questo genere ed è perché quella persona lì fondamentalmente non si concede di darsi un pisolino pomeridiano ogni tanto e quindi gli urta questa sua non concessione che è un'autoregola tra l'altro e di conseguenza il fatto di avere questa lotta interiore con il sonnellino fa sì che quando vede un'altra persona che fa il sonnellino gli vibra e gli dia fastidio. E qui è lo stesso, bisogna sfruttare, imparare a osservare quello che ci dà fastidio degli altri per capire che cosa non abbiamo elaborato dentro noi stessi. Ok, un'ultima carta, un messaggio dell'universo, andiamo a vedere che cosa vi consigliano. Questa qua mi piace molto, perché dice che nelle situazioni di difficoltà trovo una crescita personale e un significato profondo. Qui si tratta solo di comprendere tutti questi 5. I 5 sono carte di conflitto, carte di perdita. Qua si parla più di una perdita, diciamo, a livello emotivo perché sono coppe. Qua si parla di una perdita da un punto di vista materiale, può anche essere qualche tipo di comodità o di routine, non necessariamente denaro. E qui si parla di qualche tipo di conflitto in realtà. Sono conflitti verbali comunque. E poi abbiamo, wow, non c'è niente di più sexy della mia autentica verità. Qui avete un asso di spade per le persone che sono in una relazione, però comunque ehm, l'equilibrio interiore con la carta della temperanza è molto importante per capire chi siete. Mm? Cari amici dello Scorpione, fatemi sapere se la lettura vi piace anche così. Scrivetemi nei commenti, mettete un like se vi è piaciuta. Se volete supportare il canale potete condividere, potete iscrivervi, potete fare una donazione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!